Qual è la miglior scelta da fare appena si prende la patente? Un'auto nuova con tutti i comfort di ultima generazione che costa un po' di più e tiene abbastanza bene il valore? Oppure un'auto con molti chilometri ad un prezzo vantaggioso ma con almeno 10 anni sulle spalle? Il test drive che farò oggi è un test drive comparativo tra le due vetture che vi ho mostrato in apertura. Ho deciso di guidare prima l'Opel Corsa perché è quella un pochino più tranquilla, è quella più nuova, è quella che uno sceglie se vuole appunto un'auto che nel tempo non perda tanto valore. Queste due vetture rispettano il limite per i neopatentati, poiché in Italia per un anno i neopatentati non possono guidare autovetture che superino i 55 kW per tonnellata. Dunque sia la grande punto sia questa Opel Corsa lo rispettano appieno, poiché questa monta il 1004 benzina GPL da 90 cavalli, lo eroga circa 130 Newton. Non sembrano tantissimi, però posso garantirvi che per un'auto, per un neopatentato che appunto appena preso la patente e appena preso in mano la macchina, sono secondo me più che sufficienti. Come ho detto prima, quest'auto è stata presa nuova, era un chilometri zero, è stata immatricolata a fine 2018, dunque ha circa un annetto di vita. Perché prendere un'auto di questo tipo? Anche se Opel tende a svaluttarsi non poco negli anni, però se viene acquistata con l'ottica di tenerla poco tempo per poi passare ad un'auto più potente, più prestante, più sportiva, insomma, in base alle esigenze che uno ha, vero c'è una spesa più alta da fare all'inizio, però poi uno se la ritrova tutta quanta quando è il momento di andare a rivenderla. Questa è la Corsa E, la quinta serie della piccola compatta tedesca, ed è la serie che io preferisco sinceramente, perché se le prime serie erano un po' spigolose, un pochino acerbe, questa qui sia come forme sia come contenuti, perché è assemblata molto bene, mi piace davvero tanto. E sono sincero, se dovessi comprare una compatta non andrei sulla 500 per una questione di spazi, andrei o sull'Opel Corsa o sulla Volkswagen Polo. Per riprendere i discorsi iniziali, questa macchina non manca nulla, ha sensori, ha controlli, ha il navigatore, insomma l'infotainment è di ultima generazione. Prendi un'auto del genere, è una macchina nuova, più l'alimentazione GPL secondo me è un'ottima scelta, è molto intelligente, hai un buon risparmio, hai una macchina che ti porta dove vuoi nella massima comodità, è molto comoda, è una compatta ma è molto comoda, in questo caso è una 5 porte, quindi lo spazio non manca né dietro né nel bagagliaio. Signori miei, se uno è un neopatentato e non ha grosse esperienze di guida, non gli frega più di tanto della macchina, o comunque vede nell'ottica lontana, visto la limitazione che c'è in Italia, l'acquisto di una sportiva, ti prendi questa e è bella che è risolto. Adesso sto provando l'auto, diciamo più alla buona. È stata acquistata usata, questa grande punto, è la terza serie, monta il 1300 multijet da 90 cavalli, poi sono state fatte delle modifiche nell'ottica dell'aspirazione, dello scarico, della rimappatura della centralina, e monta anche degli iniettori maggiorati. Quest'auto è stata acquistata per 5.500 euro circa, col passaggio di proprietà incluso, e aveva circa 180.000 km. Perché comprare una macchina del genere? Sono appena sceso da un'Opel Corsa nuova di pacca e monto su questa che fischia e scricchiola. Sostanzialmente questa è un'altra strada, però se sei uno smanettone, se vieni dal mondo degli scooter e ti piace mettere le mani al motore, questa macchina la compri con poco, ci puoi fare qualche lavoro, impari a guidare senza grossi pensieri o problemi, oddio la rovino, oddio me l'hanno rigata in un parcheggio, mi perde valore, c'è un guasto, chiamai a casa madre. Qua tutte quelle robe lì non esistono, te la prendi, ci giochi anche un pochino, fai qualche esperimento, come ho detto, se sei appassionato di meccanica, e come va insomma, poi se un domani dovrai prendere una macchina come Dio comanda, farai il tuo investimento e chiusa lì.
Questa terza serie è una macchina che è stata apprezzata praticamente da tutti, come dicevo, da chi la prendeva per la famiglia, da chi la prendeva per andare a lavorare, da chi la prendeva per fare un pochino lo scemo. Comunque una macchina che in teoria dovrebbe costare poco e fare il suo duro lavoro, il suo sporco lavoro. Poi negli anni in tantissimi hanno segnalato grossi guasti, anche costosi, grosse pecche costruttive. Insomma, la Fiat di oggi per assurdo è peggio della Fiat di un tempo. Il turbo si sente tanto e diciamo che le modifiche si possono apprezzare a livello di sound, perché queste macchine sono un pochino morte, non cantano più di tanto, quindi uno è tentato dal fare delle modifiche. Ovviamente più ci vai a mettere mano, più senti rumori strani, fischi o stride tipo questa, però poi quando ci dai giù il ritardo del turbo si sente soprattutto sotto, però poi una volta che cambi non è che ci siano grossi problemi, la macchina va su anche bene. Io sono un pochino più per prendere così giovane una macchina che si può anche, non dico danneggiare, però ci si può divertire. C'è tempo per prendere macchine più impegnative, sia come costi, sia come mantenimento che potenze. Terza molto buona, 4,5 limitatore quasi. Quando dai un pochino di gas e la macchina riesce a spostarsi abbastanza bene, al di là di peso e potenze differenti, entrambe si muovono abbastanza bene e la velocità la guadagnano senza grossi problemi. Sono buone macchine, alla fine se uno appena preso la patente deve fare esperienza, sono macchine che vanno bene entrambe, al di là di costi e fini per cui vengono acquistate. Il test finisce qui. La scelta dipende dalle vostre tasche e dalle vostre attitudini. Se non volete metterci le mani, meglio un'auto come la Corsa, mentre se non volete o potete spendere molto, meglio la Punto. Mi sono divertito ed ho apprezzato la completezza della Corsa, una delle versioni migliori mai prodotte, ma prenderla per pochi anni non sarebbe nemmeno onesto. Personalmente opterei per un'auto come la Punto, con cui si può imparare a guidare serenamente senza pensare troppo alla rivendita o eventuali problemi, tenendo da parte un gruzzolo per un'auto sportiva come si deve.